Siamo al paese di Ujastred. Ujastred. Ujastred, siamo... Strette! Le strette! Ujastred, siamo al paese di Ujastred. Eccoci. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, eccoci qua. Allora, oggi è il 2 novembre, siamo a Vujepak, dove abbiamo trovato quest'area camper dietro al distributore. Abbiamo svuotato le grigie, svuotato le nere, stiamo facendo acqua. Esatto. E abbiamo deciso di fare un piccolo cambiamento di programma. Visto che c'è molto vento, il tempo non è granché, andiamo un po' all'interno. L'idea dei prossimi 2 giorni è di risalire un pelino verso nord, un po' all'interno, arrivare a vedere un villaggio medievale molto bello, ci hanno parlato molto bene, il villaggio di Besalú. Nel frattempo passeremo anche dal lago di Baiolet, che ci hanno parlato di una favola di un drago, che poi vi vedremo dopo. Dopodiché stasera cerchiamo di arrivare a Montserrat, che è sopra Barcellona, perché domani volevamo vedere la baia del Montserrat. Facciamo un po' di strada oggi, un po' di strada verso l'interno, abbandoniamo il mare per qualche giorno e andiamo a scoprire qualcosa di nuovo che non conosciamo e quindi venite con perché noi, no? Venite con noi. Vai! Come si chiama questo lago? In catalano è Tallo de Banyoles. Quindi questo lago, se non sbaglio, aveva una storia. Adesso vi racconto la storia. È un lago che si è formato dai movimenti tettonici che hanno creato anche i Pirenei circa 250.000 anni fa. Sembra che sia alimentato dalle falde acquifere oppure da dei fiumi che da sotto portano l'acqua a questo lago, perché in realtà non ha né estuario né immissario. Ma questo lago ha una storia molto particolare. Sembra che nell'antichità, ai tempi di Carlo Magno, ci fosse in questo lago un drago a forma di serpente, con la testa di serpente, che sputava fuoco e si nutriva di animali. Ma dopo essersi nutrito per vari anni di animali, per vario tempo di animali, ha cominciato ad assaporare anche la carne umana e quindi ha cominciato a nutrirsi principalmente dei bambini e poi anche di adulti. Questo ha fatto sì che la popolazione si spaventasse e chiedesse aiuto a Carlo Magno, che è intervenuto con i suoi militari. Ma non è riuscito a sconfiggere il drago. A questo punto è intervenuto un frate che arrivava dall'altra parte dei Pirenei, da Narbonne, e questo frate ha ammansito il drago. Cioè il drago non è stato ucciso, mai ucciso. Il posto è molto carino, molto affascinante, e questa piccola storia, anche se sembra che recentemente, sia all'inizio del secolo che negli anni 90, un paio di naufragi capitati nel lago, probabilmente per delle tempeste, per dei colpi di vento, perché le barchette sono piccole, qualcuno ha detto che il drago si è risvegliato e ha provocato questi naufragi. Chi può saperlo? Li volete conoscere anche voi? Volete venirne a vedere? Volete sapere qualcosa? Volete esprimere la vostra opinione? Fate voi. Allora, questa è una cosa particolarmente interessante, perché nei 4 cartelli c'è ovviamente buttare la spazzatura negli appositi cestini, ma vietato fare il bagno,
vietato da mangiare alle anatre e ai pesci, ma soprattutto è vietato buttare le tartarughe. Io vedo sempre, effettivamente, ho sempre visto un sacco di persone che giravano con la tartaruga nel cestino e dicevano ci faccio la tartaruga, ma la butto nel lago, così tanto pieno, così pieno, Com'è questo lago, Betty? È un laghetto rilassante. Rilassante. Parte la confusione che c'è in questo bar di fianco a noi. Siamo arrivati al paese medioevale di Besalú. Eccolo. Famoso per il ponte medievale che vedete alle mie spalle, che supera il fiume Fluvia. Il ponte medievale di Besalú risale al XII secolo ed è stato fortificato per dare protezione alla città. È di origine romanica ed è stato successivamente rinforzato e fortificato anche con questa torre centrale per poter dare maggiore protezione al paese. Questa città era molto importante nell'Alto Medioevo perché era una delle città più importanti per il territorio commerciale dei Pirenei. Era la residenza del conte di Besalú, chiamato Goffredo il Villoso, evidentemente era molto irsuto. Che nomignolo che ha ricevuto. Che è considerato il fondatore della Catalogna. Ecco la Betty che passa sotto la porta fortificata. Ecco una cosa di cui non rammentavo, è famosa perché c'è un importante bagno ebraico, chiamato il Mikveh, che poi non so se la pronuncia è corretta questa. È molto carino come paese, il problema è che è anche molto turistico e a noi, il nostro gusto, a noi piace un po' le cose un po' meno frequentate, diciamo così. Siamo sempre a Besalú, ma questa è una strada più intima dove è più facile comunicare anche con le persone. Prima ho tirato 2 starnuti, chi mi conosce sa che io quando raccolgo gli starnuti non è per raffreddore. E un signore comunque mi ha chiesto se avevo problemi, se stavi bene, se stavo bene o se avevo bisogno di qualcosa. Ho risposto che non c'era problema, però queste cose ci piacciono di più. Ecco.
lasciamo anche questo paesiello. Besalú, Besalú. manchi solo tu, Besalú, manchi solo tu. Gracias. Buenos días. Questo mentre guida vuole pure riprendere. È un uomo, non l'ho ancora capita che due cose assieme non le sa fare. Vero Mauretto? Non risponde già. Dove lo metto il Mauretto, dove lo metto? Eccolo là, lassù c'è l'abbazia di Montserrat. Ho il vago dubbio che la funivia sia chiusa per motivi di vento. Cosicché a questo punto cerchiamo di capire se si può salire comunque con il camper o eventualmente prendere la cremagliera. Il posto è bellissimo. Siamo al parcheggio della cremagliera de Montserrat. Eccola. E domani andiamo a vedere un'abbazia che si trova proprio là in cima a quelle guglie che si vedono in alto. Domani ci prendiamo la cremagliera, un 15 minuti di percorso in mezzo a queste montagne del Montserrat, e poi andiamo a vederci l'abbazia. Qui la cremagliera parte e va su in quella montagna lassù. Parcheggiato Carletto alla partenza della cremagliera di Montserrat, ora andiamo a farci due passi nel paese di Monostril de Montserrat. È il paesiello piccolino che c'è proprio vicino alla partenza. Queste rocce sono meravigliose.
sicuramente molto belli, però troppo turistici ormai. Troppo commercializzati. Sì, esatto. La location è meravigliosa, Guardate qua sopra come un posto così credo che sia veramente spettacolare, in mezzo a queste montagne, a queste guglie. Sembra che sia Puddinga, che è lo stesso tipo di roccia che abbiamo a Portofino, è un misto di roccia di diversa natura. il quadro l'omino Michelin. Questo con la Betty l'ha definito l'omino Michelin. Questo è quello che ci piace di più, la natura nella quale siamo immersi, di queste guglie di Puddinga veramente meravigliose, dove hanno edificato questo bellissimo monastero. Il problema è che è commercializzato in una maniera esagerata. Troppo. Quindi siamo saliti con la cremagliera, con la Funicolare di San Juan, e questa è la visione che abbiamo. Qui stiamo camminando dietro la testa dell'omino Michelin, è quello lì in alto a destra della Betty. Un panorama stupendo da questa zona. Questa è un'area di iniziazione per le palestre di roccia. Guardate che spettacolo! Questa roccia è roccia che è uscita, viene fuori dal mare praticamente, questo misto di fanghiglie, rocce di diverse dimensioni, escono fuori da sedimenti marini e si dovrebbero anche vedere, se tu guardi le linee trasversali, sono i periodi in cui questo tipo di roccia è fuoriuscita dal mare, stiamo parlando Mesozoico, quando gli uomini non erano ancora presenti sulla terra, ma le donne c'erano già. Spettacolo, Spettacolare. vista pazzesca. Insomma, siamo arrivati dopo una breve passeggiata di un quarto d'ora, 20 minuti, in uno dei punti più alti del complesso del Montserrat, Ermita de Sant'Onofre, e abbiamo una vista a 360 gradi, tanto Spettacolare. che abbiamo sullo sfondo, si vede già il mare, e proprio là dove sto indicando si vede un'antenna, è una sorta di basilica, e è il Montjuic sopra Barcellona, ed infatti lì di fianco alla sua sinistra e dietro la collina c'è Barcellona. Siamo a una distanza di circa Una cinquantina di chilometri. Circa 50 km. No, forse qualcosa di più, 60 sì. km. E come dico sempre in queste occasioni, ci passerà Mauro in questa piccola porticina? Ora vediamo. Donna di pessima fede, ci sono passate.
Wow wow. E lì sotto abbiamo l'abbazia che abbiamo visitato stamattina. Siamo belli alti, più di 1000 metri in questo momento. E qui sono ancora più in alto. Faticoso perché è molto ripido, ma vale la pena. E questi monaci nell'anno 1000 hanno iniziato a costruire l'abbazia, che poi è stata rivista, ristrutturata, rifatta completamente molti secoli dopo. È in un posto che è una favola. Torniamo a casino. Mi stai dietro? La smetti di ridere? C'è una faccia da Ora pazzo. andiamo. Sta zitto. Io sto zitto. Non so perché se la ride sotto i baffi mi prende pauculo, mi prende in giro È questo. il quarto chuck che facciamo per fare questa cosa. È la quarta macchina che arriva e è la terza volta che mi fai sbagliare che ridi. Quindi 2 passi e che te ridi tu. Mi dici perché stai ridendo? Così.